Care amiche ed amici, anche oggi sto dal vivo. Allora, ottimalizziamo ritocco on e filtri chat, tutti i messaggi. Ecco qua, sto dal vivo. Ieri mi hanno chiesto, vediamo un po' di parlarne. Ieri mi hanno chiesto di parlare di Giuseppe Simone. Io non so perché è sempre più storto sto cavalluccio, mi sembra a me. Sembra dritto, tutto dritto, e deve essere questa cosa che gira qua. Ieri mi hanno chiesto di parlare di Giuseppe Simone. Erano anni ormai che non guardavo più il suo canale perché è sempre monotono, sempre a rimproverare a tutto il mondo che non c'è soldi, che sono cattivi con lui, che il mondo non lo merita. Allora diciamo che non ho guardato molto il suo canale perché sempre le stesse cose porta, sempre le stesse cose, e alla fine uno si stanca. Poi mi hanno detto ieri durante la live che gli hanno chiuso il canale e mi è sembrato strano. Sono andato a vedere e effettivamente gli hanno chiuso il canale. Regina, ciao, sono Lucia. Ciao Lucia, buon sabato e buon fine settimana. Lucia, grazie di seguirmi. Se poi fai la tua donazione qua, super chat, sticker, mi aiuteresti moltissimo. Oppure comprati un abbonamento o regalalo, oppure condividi questa live. Voi con me non ho capito cosa vuoi dire. Sono Lucia, sì, l'ho capito. Regina, sei Lucia, grazie. E allora dicevo che ho visto che gli hanno chiuso il canale a Giuseppe Simone. Gli hanno chiuso il canale. Dovrei riscaldarmi un po' l'acqua. E la vita che bella, basta avere l'ombrella e ti gira la testa. E la vita. Ma guarda che mi tocca fare in una live. Mi si è raffreddata l'acqua, si è raffreddata l'acqua e adesso io ho molte premier da caricare. Io ho molte premier da caricare e se voi andate nella lista di riproduzione videoblog di Sant'Enchan troverete moltissime premier mie. Poi c'è una premier del mio cane ed infine c'ho una premier, no, due, di gastronomia casareccia. Vuoi uscire con me? Sono Lucia. Ah, mi piacerebbe, guarda Lucia, mi piacerebbe. Matteo, perdon, Matteo Giaguaro Dragon, ciao. Yadiel Fernandez,
Forza Inter, viva l'Italia. Bene, viva l'Italia. Io non è che segua molto il calcio, però viva l'Italia. Allora dicevo che mi sono meravigliato di non trovare il canale Giuseppe Simone. Ma avevano detto nella live di ieri che gliel'avevano chiuso. Non ci potevo credere, però ho cercato sul web e ho trovato che qualcuno si lamentava nel centro assistenza di YouTube dicendo che c'era un tale che faceva dei video veramente molto oltre che volgari, e che YouTube avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti. Non so come o chi gli ha fatto chiudere il canale, se è stato una se è stato qualche cosa per conto di YouTube o no, però alla fine gli hanno chiuso il canale. Io non l'ho trovato. Voi che ne pensate della chiusura del canale di YouTube di Giuseppe Simone? Purtroppo, cioè, si è creduto veramente il re del trash e ha trasciato alla grande. Purtroppo si è montato un po' la testa circa le cose che poteva fare. Frutta secca, mandorla. Vediamo di fare un po' di ASRM. È così la triste ed infruttuosa carriera di Giuseppe Simone, che ha avuto moltissimi canali e gliel'hanno chiusi tutti uno dopo l'altro perché esagerava, è volta al termine. Chissà se ritornerà, chissà se ritornerà. Ehi, voi che ne dite? Ritornerà? Lucia, ossia Regina. In questo momento non posso, mi spiace, ma abbonati al mio canale Mattia Sacco. Ciao. C'è il cognome di una persona che andava a scuola con me negli anni 80. Sacco, Mattia Sacco. Nocciola. Allora, ti amo tantissimo, grazie Lucia. Mattia Sacco, come ti chiami? Sant'Enchan. E tu come ti chiami? Regina, sono Lucia.
Ciao Lucia, ciao. Non posso, scusa, Lucia, per il momento no, però se mi vuoi sostenere, se mi ami tanto, abbonati al mio canale. Non so questa come si chiami, voi la conoscete questa frutta secca? Io sono di Casalpalocco. Mandorla. Non è il microfonino. Non so quanto può durare questa diretta, ma di cosa volete che parli? Io parlavo di Giuseppe Simone, delle sue stravaganze, del trash estremo, ma questa è una live perché la gente vi partecipi e parli. Tala by unique. Hi, enjoy a great Saturday and a great weekend. Buon sabato e buon fine settimana a tutti. Mattia Sacco, sai che c'era qualcuno a scuola che aveva il tuo stesso nome? Ah, bene, Sant'Enchan, mi fa piacere. Buon sabato e buon fine settimana a tutti, eh? E quante cose ho vissuto io, quante cose ho vissuto io a Casalpalocco, nell'Azza, nell'Infernetto, a Dragona, a Dragoncello, a Ciglia, San Giorgio di Acilia, le terrazze, ci andavo spesso da bambino. Questo è un alfacor, adesso lo scarto per voi e non per me che faccio colazione, ma o merenda. Molti dicono la colazione del pomeriggio. Questo è il mate, questo è il mate, c'è la gerba mate dentro, la bombigia, la cannuccia di metallo, eh, fatto con in legno. Questo, allora ci versiamo l'acqua, bello fumante, non so se si vede, no, che è calda l'acqua. Questo è fazzolettino, manco a dirlo. Si vede che prendendo acqua calda mi riscaldo un po', c'ho caldo, mi tolgo il pullover di felpa e ci accingiamo a aprire l'involucro della saccora. Dolce di origine araba, si chiamava al-fahar e significa dolce ripieno o ripieno. Poi lo hanno adottato in Spagna e lo hanno fatto in tutta America Latina. Infatti questa è la versione industriale. Cioccolato e dolce di latte dentro, ma non vi posso fare sentire l'odore e il sapore. Allora vediamo
eccellente bro, grazie. Talabai unique. Mattia Sacco, anche a te Mattia Sacco, mi vuoi parlare della tua vita? Paralyze, assurdo, ma cosa sta succedendo alla gente? Non è vero. Il naso, ah, ah. Ciligui, Gesù Cristo ti ama, grazie. Paralyze, serataccia, sto ancora a fa cottorella, tra la la. È la mia vita, cari amici. Se volete supportarmi, comprate un super chat o uno sticker, regalate un abbonamento o abbonatevi. Il minimo sono 99 centesimi di dollaro. Niente, sono nato tanti anni fa, ma io è dal dai 3 anni e mezzo che vivo a Casalpalocco. Mattia Sacco, mi sono iscritta, grazie Mattia, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Se potete almeno iscrivetevi e condividete questa live. Non so quanto duri. Grazie Mattia Sacco, che dice ho messo i cuori e ho messo mi piace. Grazie, molto gentile, molto molto gentile. E mi raccomando, condividiate questa live in modo che entri sempre più gente, perché io voglio parlare insieme a voi. Ho fatto questa live per questo, cresciamo tutti insieme su YouTube, parliamo, conversiamo, e quindi mi raccomando, proponetemi degli argomenti. Io vedo come si stanno degradando le terrazze, forse molti di voi non se ne accorgono, ma le terrazze si stanno degradando. Le terrazze si stanno degradando a un ritmo vertiginoso, non sono più quelle di una volta, non sono più quelle di una volta. Vi invito a guardare i miei primi video, quelli fatti più spontaneamente dal 2013 al 2017. Sono troppo forti e io ero molto giovane, 10-12 anni fa. Matteo 014 Pro, ciao Matteo 014 Pro, come stai? Ben trovato, grazie di partecipare.
grazie Matteo 0, ah no, 01 0 Matteo 014 pro, sì, grazie di dove sei Matteo? Casalpalocco? Liz Inara Valentino. Facciamo Mattia non habla español. Ah, che peccato. Guarda, sono aumentati. Mattia Sacco. Raga, mettete i mi piace a lui. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, Mattia Sacco. Gracias, muchas gracias. Qua mettiamo un sondaggio. Vediamo se metto un sondaggio così, avvia sondaggio. Partecipate al sondaggio, partecipate al sondaggio. Sì, è venuto scritto bene. Sei di Casalpalocco, quartiere di Roma, sì o no? Volevo farlo su Giuseppe Simone, giusto per vedere quanti mi seguono da Casalpalocco. Adesso siete in 50. Bellissima live questa, 50 che mi seguono. Io no. Ah, bene, già c'ho 2 voti al sondaggio. Che ne pensate del nuovo papa? Che ne pensate del nuovo papa? No, ma ho fatto tante vacanze, caro Mattia Sacco, proprio in Argentina, ma anche in altri paesi latinoamericani, e sono diventato bilingue, quindi parlo anche in spagnolo. Per quello che ne voglio approfittare anche in questo canale, non soltanto nel canale secondario, per fare dei video e avere molte visualizzazioni. Cosa hai mangiato a pranzo? Non me lo ricordo, sai, credo una pasta al burro, i mostaccioli al burro, qualcosa del genere. Bello il papa, ma mi manca il papa Francesco, dice Mattia Sacco. Il tizio, ciao, buon sabato, buon fine settimana a te e a tutti gli altri. Perché sui video al supermercato tutto parlano spagnolo e i prezzi sono in pesos? Giusto, osservazione il tizio, perché sono video dei miei viaggi che ho fatto in Latino America. Mattia Sacco, già iscritta nel canale secondario? Ah, grazie, grazie. Poi ce n'ho tantissimi altri. C'ho un canale di gastronomia casereccia dove ho mandato molte premier che le hanno viste in pochi. Sant'Enchan, canale di gastronomia casareccia.
voi cercate come canali di YouTube Sant'Enchan e saltano tutti i Sant'Enchan, prima o poi vengono al pettine. Io invece prima o poi mi dovrò tagliare i capelli proprio, e quindi troverete i miei video di tutti i miei canali. Certo, c'ho canali nei quali c'ho uno o due video e qualche short. Il tizio è palesemente hai un mate avanti. Il mate io sto appena finendo di mangiare l'alfacoro. Se vai nel centro di Roma troverai un locale dove puoi comprare gastronomia di tutto il mondo, anche il ramen giapponese. Mattia Sacco, in tutti mi sono iscritta. Ah, grazie mille. Il tizio, grazie il tizio dei cuori. Sai che Gabriele May nelle sue live ti critica? Ah, bene, allora sto diventando importante. Se mi critica Gabriele May, allora io ho fatto dei video su di lui. Pensa il tizio, il tizio pensa che io sotto sua richiesta, perché eravamo amici nel suo gruppo di Telegram, nel suo gruppo di Telegram a Homeless, lui mi ha richiesto, mi ha mandato un brano audio di aiutarlo facendo ascoltare una pista audio in un mio video. Infatti se cercate, io ho fatto una live di un'ora e mezza dedicandola a Gabriele May, credo che sia la live, e un video di mezz'ora o viceversa, non mi ricordo. Ma cerca Gabriele May nel mio canale, facendo ascoltare questa pista audio, questa benedetta pista audio nel quale lui chiede disperatamente aiuto economico e cose di questo genere, come ha sempre fatto, e non mi ha mai ringraziato, sebbene io chiedessi anche donazioni al mio canale per poter fare dei video e continuare ad aiutarlo. Anzi, poi mi ha criticato. Io non l'ho più seguito. Lo seguivo, commentavo i suoi video, lui non mi ha mai seguito. E caro Gabriele, mi piacerebbe, non so, avere delle spiegazioni da te perché lo hai fatto. Io sono sempre stato onesto, ti ho sempre voluto aiutare fin dall'inizio, anche prima che me lo chiedessi, ma non tutti sono trasparenti come me, tu per primo. Quindi per Gabriele me io sono importante. Mattia Sacco, prego. Domanda: come cavoli si dice ginocchio crescere in inglese? Mi serve per i compiti in inglese. Non lo so, scusa. Che intendi per crescere? Mi cresce il ginocchio. Occhio il ginocchio. Allora, palestrato Gabbo 07, ciao, buon sabato, buon fine settimana. Mattia Bossio, Manila. Mattia Sacco, posso dirti una domanda? Posso farti? E non lo so, lo devi sapere te. Poi stai, presta attenzione perché YouTube censura tutto, eh. Kung Fury, buongiorno maestro, buongiorno Kung Fury, buon sabato e buon fine settimana. Mattia Sacco, in che anno vorresti ritornare? Agli anni 80, vorrei ritornare agli anni 80, si stava meglio. Gli anni 90 già erano un po' più confusi, troppa migranti, troppo tutto, però negli anni 80 ancora si stava bene, almeno a Roma, a Casal Palocco, si stava bene.
E tu in che anno vorresti di ritornare? Daniele, ciao Daniele, buon sabato, buon fine settimana. Kung Fury ha ritirato un messaggio. Perché gli anni 80? Perché io ero giovane, nell'82 ci avrò avuto 13 anni. Dai, su, a Roma si stava bene. A Roma si stava pazzescamente. Voi in che anno vorreste ritornare? Scrivetelo qua in chat. Se potete sponsorizzatemi, così portiamo avanti questa baracca con tutti i suoi burattini. Super chat, sticker, minimo 99 centesimi di dollaro. E se volete abbonarvi, regalare un abbonamento, avete le opzioni qua nella chat, trovate oltre la faccina il simbolo del dollaro. Scegliete, a voi la scelta, a voi l'ardua sentenza. Non ha un anno migliore in cui tornare, dice Kung Fury. Beh, il 79. Anni 80, il periodo della mia adolescenza. Daniele dice: ah, allora abbiamo più o meno la stessa età. Mattia Sacco, io negli anni 2000. Il tizio: sei mai andato con una ragazza nera? No, non perché io sia contrario all'idea, ma non ce ne sono avute, non se ne sono avute, non ce n'è avuta la possibilità. Io non posso darti i soldi, mi dispiace, dice Mattia Sacco. Non importa, Mattia Sacco, partecipa al sondaggio qua sotto se già non l'hai fatto. Condividi questa live, guarda i miei video, commentali se ti piacciono, dagli like, iscriviti al mio canale se vuoi ricevere attualizzazioni ogni tanto, e condividi i miei video. Già così mi aiuteresti tantissimo. Condividi i miei video in modo che magari anche su WhatsApp, su Telegram, dove vuoi, nelle reti sociali, in Facebook, condividi i miei video, e così fate anche tutti voi, in modo che almeno mi aiutate moltiplicando le visualizzazioni. Ciao, dice Sista Franzese. Ciao, buon sabato, buon fine settimana. Era pieno di negli anni 80, dice Kung Fury. E vabbè, ma ci staranno pure adesso. Anzi, adesso stiamo a rischio di sostanze peggiori. Daniele, sono legato a quel periodo per via della scuola, gli amici, la Vespa Piz e le serate in discoteca. E mi ricordo anch'io più o meno non andavo in discoteca, non c'avevo la Vespa, c'avevo un'ape fra i fiori del giardino di casa. Mattia Sacco, già fatto, ho fatto tutto. Mattia Sacco, bravissimo. Di che anno di nascita? 26 gennaio 1969. E tu Daniele che anno? Sisto Francesca, ciao. Ciao Sisto Francesca. Qua questo messaggio è in attesa di revisione. Sì, sì, Kung Fury non lo mostro perché l'ha occultato, ma in automatico YouTube, che è molto sensibile. Ci sono stati eventi brutti, non li nomino perché se già YouTube ha occultato il messaggio, non so perché non si possono dire certe cose, ma ho capito. Le brigate, le brighe, beh, le malattie, la gente dipendente da sostanze, e lo so
Kung Fury, però credo che più o meno adesso vabbè, viviamo nello stesso clima. Mattia Sacco, ogni volta i miei amici parlano sempre di te perché sei super simpatico. Ah, grazie. Sisto fra Franzese, pure a te, grazie. Kung Fury, ti prendevi le paste? Sisto Franzese, mi sono iscritto. Bene, grazie. Le paste dici, le paste tipo i primi piatti o i pasticcini da mangiare col tè? Fatto uno short. Ah, Daniele, 14 giugno 1967, quindi c'hai un po' meno di 2 anni più di me. Sisto Francese, dove abiti? A Casal Palocco. Beh, certo, non vi do la direzione esatta. Se ci incontriamo nelle terrazze. Mattia Sacco, quanti anni hai? Non per offenderti, no, no, per carità, sono del 69. I primi piatti, ah, tutti i primi piatti mi piacciono, tutti, tutti. Infatti il mio problema è che mi rimangono addosso i primi piatti, dovrei anche fare un po' di ginnastica. E i pasticcini, ah sì, buoni i pasticcini. Jai Sri Ram, hi, Jai Sri Ram, hello bro, enjoy a greatest Saturday and a greatest weekend too. Subscribe to my channel. Alessandra Mocci, ciao Alessandra Mocci. Buon sabato, buon fine settimana. Di quale argomento volete che io tratti oggi? Ditemi di quale argomento volete che io tratti e lo tratterò. Ultimamente faccio solo live in verticale e mando qualche premier. Ormai ho 10 premier, se cercate nelle liste di riproduzione c'ho 10 o 12 premier che stanno lì ancora come video non in elenco e che si possono guardare. Entrate nella mia lista di riproduzione vlog di Sant'Enchan o i videoblog e lì ci sono 10 video solo in quella lista che sono non in elenco e si possono guardare. Quando li metterò in premier non si potranno guardare sino al giorno della premier. Ciao, dice Alessandra Mocci, ciao. Primi piatti dalle mie parti, spaghetti ai frutti di mare. Daniele, bellissimo, ma che parti sono? Vivi al mare, quindi? Il tizio, che ne pensi di Sardog? Se il Sardog che dico io è una brava persona, credo. Poi non metto le mani nel fuoco per nessuno. Se non so, altri si chiamano così, non so. È uno che ha un canale ma non ha video. Ma allora so chi sei. Ciao, il tizio Mattia Sacco. Guarda quante persone ci sono felicissima. E anch'io. Prima ce n'erano una settantina, adesso sono 18. e, e quindi come sta la che a me non mi ha bloccato la Psycho? Come sta la Psycho, il tizio? E come sta a tanti altri del nostro gruppo che eravamo del gruppo di
Gabriele, che poi lo ha chiuso perché lui entrava solo una volta al giorno a chiedere denaro, ci entravo anch'io a chiedere denaro e lui si è imbippato e ha chiuso il gruppo. Però è una persona Sardog, adesso so di chi parli. Allora, Alessandra Moci, io oggi ho prenotato la borsa della piscina per domani mattina Oristano. Ah, bene, perfetto. Daniele, Siracusa, bellissima Siracusa. Il tizio, il sardo del gruppo di Sant'Enchan. Sì, sì, bravissima persona. Ma pure donato del denaro come hai fatto anche tu. Quindi bravissima persona. Non solo per quello. E poi purtroppo però nel gruppo che frequentiamo, che non so di chi sia, credo di G Money, lì mi avete bloccato e non posso mettere i link, non posso mettere i miei meme. È brutto. Ditegli a chi per lui o a chi per lei di sbloccarmi, che io voglio mettere. Magari non metterò i link che mettevo una volta, che mettevo 2 o 3 video ogni tanto. Appena dicevo non metto più un video, ne mettevo mitragliatrice tedesca della seconda guerra mondiale, no? 600 proiettili al secondo. Altro che arma nucleare, loro c'avevano la mitragliatrice da 600 proiettili al secondo. Come in una caricatura delle Stormtrooper. Ah, bene, sono arrivate 800 casse. Queste ci dovrebbero durare un mese. No, sono per 5 minuti di fuoco con le mitragliatrici che avevano. 5 minuti era pure troppo se gli duravano. Eh, allora, ah, grazie, qua vedo una donazione. Siracusa, il Sardoc del gruppo di Sant'Enchan. Sta benone, stanno bene. Grazie il tizio. Mattia Sacco, quest'estate farai dei viaggi? No, purtroppo. Penso spammi troppo il tizio, lo so. Gun Blood Scissor, ciao, buon sabato, buon fine settimana e grazie per i 20 euro. Gun Blood Scissor, sei troppo generoso, ormai mi hai già fatto arrivare ai 100 dollari. Grazie, grazie mille. Grazie mille, Gun Blood Scissor. Grazie mille di questi tempi. È veramente unico quello che hai fatto per me. Donazione 20 euro. Il tizio, hai visto il mio amico Gun Blood Scissor come è generoso? Grazie mille Gun Blood Scissors. Ti devo dedicare un video. Mattia Sacco, il cuore. Veramente, veramente sei molto molto nobile. Grazie, grazie mille. Spero solo che YouTube non resti con una fetta importante, perché purtroppo è così. Però ormai anche con PayPal, anche con Patreon rimangono con qualcosa, anche con tutti gli strumenti di pagamento, perché una volta la banca c'aveva la ritenuta bancaria, ma adesso c'è ritenuta da tutte le parti. Prendo la vitamina. Grazie, grazie Gun Blood Scissors. Dice Mattia Sacco, che bello, avete visto che grande il nostro amico, la vitamina.
che grande il nostro amico, generoso, veramente, grazie. Forza Inter 17, forza internazionale. Bene, viva il calcio. Ciao, forza Inter 17, benvenuto e buon sabato, buon fine settimana. E se poi condividi questa live, se poi condividi questa live, mi è arrivato un bellissimo regalo. Mattia Sacco, io vado, ciao ciao. Adesso qua che si è sciacquato la yerba mate, perché a forza di bere acqua si fa così, no? Io non è che la sostituisco, se no non finisco mai. Se volete seguire l'esempio del nostro carissimo amico Gun Blood Scissors, fate anche voi la vostra donazione, e se no condividete questa live. Adesso io non è che stacco, non abbiate paura, però devo fare qualcosa che faccio sempre dopo colazione. Qua direttamente in cucina. Perché in cucina? Perché non mi arriva mai l'acqua calda, quindi devo già aspettare qua 5 minuti, figuriamoci se vado al bagno. Ecco qua, prendetevi cura dei vostri denti, ma soprattutto non lasciate il dentifricio in bocca molto tempo, perché può debilitare lo smalto. Allora, dove eravamo rimasti? Eccomi qua. Eccomi qua con tutti voi. Adesso devo leggere i messaggi. Evviva i re maggi e i quattro formaggi. Allora, facciamo, vediamo un po' se possiamo fare ancora un'ora di live. C'ho il 51% di batteria, quindi stiamo a posto con la batteria. Allora, scusate che non ho letto
la chat. Forza Internazionale, io vado, ciao. Tony Saz, vecchio, avrai 80 anni. Ah, bene, sì, no 150, la gallina canta. Scherzo. Tony Saz, lo so. Tony Saz ha detto ciao. Ciao Tony Saz, buon sabato, buon fine settimana a te e a tutti gli altri che mi seguono. E ho già ricevuto una donazione. Avete partecipato in 16, ci sono 16 voti. 6 di Casalpalocco, sì, 50%, no 50%. Bene, allora qua ogni tanto io schiaccio per chiudere, non per finire, per chiudere il sondaggio, si attivano altre scelte che poi magari uno non vorrebbe fare. Allora adesso siamo in 10, ma eravamo in 70, che credo. Poi bisogna vedere, deve corroborare, YouTube deve corroborare, capito? Abbiamo iniziato 51 minuti fa, anzi forse 52 minuti fa, fra 15 secondi meno. E abbiamo parlato, innanzitutto abbiamo esordito parlando di Giuseppe Simone, perché mi avevano richiesto nella scorsa live di parlare di Giuseppe Simone, di tutte le stravaganze che ha fatto. C'è stato anche il fatto che o gli hanno fatto chiudere o ha chiuso un canale di YouTube, non si sa quale, non si sa, ha mai visto quale sarà stato. E veramente penso che hanno chiuso tutti i canali di Giuseppe Simone, perché lui deve aver avuto 5 o 6, per quelle cose che diceva. Già io vedevo che imprecava, diceva paroline, e quindi lo hanno moderato così. Poi uno si è lamentato, io ho trovato qualcuno che voleva fargli chiudere i canali a Giuseppe Simone perché diceva cose molto sporche, brutte, cattive, volgari e puzzolenti, appestati. Allora, però ecco, secondo me Giuseppe Simone era uno che ce la poteva fare, ma cioè ci ha dato troppo con il trash. E succede che all'inizio YouTube non cancellava i canali. Qua c'è il mio cagnolino, ho fatto dei video sui miei cani, se vi interessano. Adesso ti metti nascosta sotto il tavolo, dale. Ops. Vediamo un po' che fanno, che stanno sempre a rompere qualcosa. Shh. Io non so, forse da un momento all'altro dovrò tagliare. Forse da un momento all'altro dovrò tagliare. Ehi, no, questi si prendono il plastico e se lo mangiano. No, no.
Ah, prendono il plastico, lo mangiano. Incredibile questi cani. Mangiano qualsiasi cosa. Ah. Allora, 55 minuti di live e dicevo, mi hanno distratto i miei cani, eh, che in pratica che c'è stato Tony Saz, ciao, Gun Blood Scissor, Giuseppe Simone, chi troppo vuole nulla stringe. Esatto, ma quello che è successo a Giuseppe Simone è che si doveva moderare. Lui invece non solo voleva essere il migliore trascista, ma ha anche esagerato, nel senso che se non diceva tante offese, tanti insulti, poi l'ultimo video che ho visto suo, che hanno salvato da qualche parte, denunciava dei fatti molto gravi per i quali, se non si ha una prova, oppure sono fatti molto personali, no, che avrebbero fatto qualcosa di brutto su di lui quando era un bambino o adolescente a casa, di sua nonna, lui diceva. E quindi doveva pensarci bene, perché non sta bene, non è bello denunciare una persona così perché qualcosa che magari ha fatto, o lui si ricorda che ha fatto, o magari no, perché lo hanno molto criticato negli ultimi anni, soprattutto sotto il profilo privato, che perché sarebbero trapelate delle sue foto, delle indiscrezioni sulla sua vita, e allora è facile che lui si sia voluto giustificare per quelle foto intime che lui stesso magari ha divulgato o che hanno divulgato altri, per fargli del cyberbullying. Vai a sapere che nonna accetta, diceva lui. Sì, e nonno scure. C'era uno che si chiamava già e di cognome scure, e tutti lo chiamavano scureggia. E però voglio dire, e poi io seguivo molto Serafino Massoni, e non è vero, parlava come Pertini hai capito, e non è vero, e non è vero, pensa un po'. Però poi, siccome non stava con l'Ucraina, non l'ho più seguito, hai capito? Serafino Massoni, cattivo. Allora, grazie Gun Blood Scissors della tua grande generosità. Allora, hanno votato in 16 del sondaggio. 37 minuti fa ho fatto questo. Terminiamo il sondaggio. Allora, su 16 persone, 50% erano di Casal Palocco e il 50% no, quindi 8 erano di Casal Palocco o hanno votato perché erano di Casal Palocco. Gambla Scissor, prego, grazie, grazie di nuovo, ti sarò sempre grato. E no, hanno votato che non erano di Casal Palocco, quindi 8 persone erano di Casal Palocco e 8 no. Hai mai visto i video di
Giuseppe Simone, sì, sono bellissimi. N- no, non ci tengo proprio. Vediamo un po' di fare questo sondaggio, se me lo scrive. Ecco, nuovo sondaggio. Hai mai visto i video di Giuseppe Simone? Vediamo un po' quanti voteranno. E poi c'era anche che continua, mi sembra, a fare video, non lo so perché non l'ho più seguito. Ha fatto dei video sempre più larghi e delle live sempre più larghe, 6-8 ore. Cambiava un cellulare ogni anno. Matteo Montesi, che poi se non erano delle live editava il video, dice, in ore, e lo credo. Fai un video di 8 ore, in quante ore vuoi editarlo? Magari non aveva neanche un computer professionale. Matteo Montesi, che faceva i bucaggi nelle case abitate, come una volta che lo hanno scacciato via da una casa che stava tutta chiusa, e lui è entrato, ha sfasciato dei mobili, ha sfasciato degli oggetti anche antichi, perlomeno avevano l'età dei residenti, e non so come è successo che si sono svegliati gli anziani che stavano dormendo, non so se la siesta o la mattina presto, e lui se n'è uscito richiudendo le finestre, dicendo, ah, ma io non sapevo che questa casa era occupata, sembrava disabitata, e io mi sentivo in dovere di fare il bucaggio per la cronaca, ma che sta storia già sarebbe, come è successo nella mansione, nella villa di un occultista, che era tutta piena di carte, lui è entrato, ha distrutto cose che potevano essere pure degli indizi, magari la procura stava ancora investigando, poi è ritornato di notte, ha voluto fare un esorcismo o ha voluto fare più semplicemente un fuoco per riscaldarsi o vedere che succedeva se bruciava qualcosa, è andata a fuoco tutta la mansione. Non so poi come avranno fatto, forse i suoi genitori, chi, a pagare, perché gli hanno detto che quella villa stava sequestrata, quella mansione, quella, però che costava 500.000 euro, e lui va, gli appiccia fuoco, logicamente. Allora, una cosa è riuscire a vendere magari in un'asta giudiziaria una casa a quel prezzo, non te la compra nessuno, ma un'altra cosa è appicciarci fuoco e che poi in un giudizio te la fanno pagare quello che vale, capito? Se ne approfittano, dopo te la fanno pagare a prezzo pieno, perché dicono giustamente, tu l'hai appicciata e mo te la compri nuova. Come i negozi non vendono i televisori di 100 pollici 8k al prezzo che devono vendere, lo liquidano, ma se tu vai, lo prendi a martellate e poi te lo compri al prezzo nuovo pieno, anzi ti fanno pure una multa e un processo. Quindi risarcimento danni al negozio va più che il costo del telefono o del televisore che sfasci senza sconto.
gli devi dare magari un indennizzo del doppio di quello che valeva l'artefatto per tutte le cose che devono soffrire per colpa della tua marachella. Bene, già due persone hanno votato. Quindi anche Giuseppe, anche come si chiama, Matteo Montesi ha puntato sul trash, meno parolacce, anche se si è preso le sue querele, le sue denunce. Hanno votato due persone. A me visto i video di Giuseppe Simone? Sì, sono bellissimi. No, non ci tengo proprio. Quindi una e una botta al cerchio, una botta alla botte. Ma Matteo Montesi diceva di essere ecologista e io non so nel contenuto dei suoi video, soprattutto dei suoi primi video che lo hanno reso famoso, l'ecologia, dove si bagnava nel Musone, ma proprio vicino agli afflussi cloacali, e poi una volta ha preso una scarpa che c'era nel fiume e gli mordeva la suola, mangiava, apriva coi denti la confezione della mortadella e la mangiava a tocchi, così dopo essersi buttato nel musone. E poi andava in giro con la sua auto, a volte 6 ore di video, scorazzando allegramente senza meta, e quello perché era un youtuber ecologista. Teres TV, hello everyone. Hello Teres TV, enjoy a greatest Saturday and a greatest weekend too, dearest friend. Gun Blood Scissor e Rosario Muniz. Ah sì, non posso nominare quello che faceva, se è il soggetto che dico io, che si umiliava con André Di Pre a fare delle assurde interviste, che si vestiva di rosa con la biancheria intima. Non posso dire di più qua su YouTube, perché se no questo video farebbe la fine del suo canale, anzi forse il mio canale addirittura. Hello Teres TV, please share this live. Teres TV, non posso dire di Rosario Muniz, mi sembra che in questi giorni ho visto di lui, il re del trash anche lui. Non posso opinare nulla perché non ci sono parole per descrivere quello che faceva, a ciò a cui si riduceva. eh, Ciò a cui si riduceva. No, non ci sono parole, come non ci sono parole per dire dei video larghi di 1 2 8 ore che faceva Matteo Montesi radendosi, facendosi la barba, andando in automobile. Certo, tutti noi le live le facciamo così, come ho fatto io questa mattina anche, ma lui e anche Matteo Montesi diceva paroline di quelli che lo criticavano, eccetera eccetera, invece di guardare e passare, come la Beatrice consigliava Dante nella Divina Commedia. Lui proprio si alimentava degli scandali. Un genio incontrastato. E poi naturalmente c'è il re del trash, quello che ha avuto più successo e che ho lasciato di seguire perché ormai era diventato l'ombra di se stesso, la caricatura di se stesso. Gun Blood Scissors e Maria Pia Recchia, quell'anziana che diceva cose assurde. E sì, li ha scoperti quasi tutti Andrea Di Pre. Adesso non so esattamente, c'era anche un pittore, ma quello era già dell'epoca che lui, anteriore, che lui lavorava per una televisione, faceva il critico d'arte, tra virgolette, che poi lui stesso si burlava della gente che intervistava, perché artisti non erano, ma erano artisti allo sbaraglio. Ma parlando appunto del re del trash in assoluto, quello che ha avuto più successo è stato proprio Andrea Di Pre, e ho lasciato di seguire Andrea Di Pre
dal momento che è diventato il trash di se stesso, perché lui ha quello che apparentava era di essere un individuo composto e che intervistava il degrado umano, ma poi alla fine è diventato chi intervistava. C'era proprio un motto che si diceva su YouTube: Andrea Di Prea ha iniziato a essere differente da chi intervistava per poi diventare peggio di chi intervistava. Non so se simulava o no, ma abusava di ogni tipo di sostanza che non si può nominare. Addirittura è andato in America, guidava bevendo una gassosa che dentro diceva di averci messo vodka. Certo, tutti sanno che l'alcol, quando si allarga con una bibita, dà effetti molto più suavi, però succede che se già hai preso delle sostanze dure come faceva lui, e in più anche se allunghi con Fanta ci metti mezza bottiglia di vodka, insomma. E quindi André Di Pre ha fatto un'involuzione, è diventato, perlomeno il successo gli ha dato alla testa e ha finito veramente per essere strafatto. Ci sono dei video assurdi, sempre più surrealisti, sempre più grida. È diventato uno Sgarbi versione schizzata. Già Sgarbi, Vittorio Sgarbi, è schizzato di suo, però voglio dire, siete delle pecore, siete delle capre, no, siete delle capre, siete delle capre, 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 siete delle capre. Vittorio Sgarbi. E Andrea Di Pre, insomma, ha preso quella piega, soltanto che molto 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 più hard, molto molto più hard. Poi Vittorio Sgarbi lo criticava, ma che no, non voglio neanche dire una parola, critico d'arte, e lui invece come critico d'arte avrebbe falsificato un'opera, cioè avrebbe preso un pezzo di una tela e l'avrebbe messo in un'altra, quindi non soltanto falsificatore d'arte ma anche deturpatore d'arte. E che dire, poi era un critico d'arte. Se quelli sono i critici dell'arte, figuriamoci gli amanti che fanno. Lo prendono a morsi un quadro. Ah! Facciamo uno short. E quindi voglio dire, dunque, perunque, Andrea Di Pre ha detto delle cose assurde, poi ho incontrato gente sempre più strana, altro che Giuseppe Simone. C'era pure un pittore anziano che intervistava negli anni 90, non so, 80, perché poi lui ha conservato tutte le trasmissioni della rete televisiva piccola di paese nelle quali ha trasmesso come critico d'arte e le ha caricate sul suo canale di YouTube. Andrea Di Pre per il sociale, cercate. Io per curiosità oggi voglio cercare qualcosa oggi. Vediamo come sto a batteria del cellulare, perché non deve scendere sotto il 20%, 45%, fantastico. E appena arrivo al 30 o al 25 taglio. Sto già da un'ora e 14, e poi adesso massimo c'ho 11 persone che mi seguono. Massimo hablan español. Buen sábado y buen fin de semana a todos. Escriban acá en la chat de que quieren que hable. Quindi Andrea Di Pre, diciamo, l'avevo fatto, non l'avevo fatto, l'avevo fatto. Ha voluto lui passare per lo strafatto, quando in realtà all'inizio sembrava del tutto normale. Poi però ci ha preso la mano, è calato nel personaggio. Lui si presentava come originale, con i suoi termini che poi esistono, non li aveva inventati lui, ma tutti glieli attribuivano. Se gli attribuiva lui: sibaritico e catafrattico, opera sibaritica e autore catafrattico. Lo diceva di tutti, anche di Beppe Fetish.
la sua opera sibaritica, autore veramente catafrattico. Lo intervistiamo, che aveva magari un finto microfono già in YouTube, perché le filmatrici di oggi, anche di 10 anni fa, sono molto più sensibili. E poi Beppe Fetish diceva delle sue. Naturalmente non stiamo qua a spiegare il contenuto di quello che diceva Beppe Fetish. Gun Blood Scissors e Sara Tommasi. No, non mi ricordo, non mi ricordo di tutto. C'era una che una che ha avuto successo senza volerlo e ha avuto la sua vita un inferno perché la bullizzavano. Era un'epoca nella quale non si faceva molto del trash. Lei ha iniziato per prima. Non mi ricordo come si chiamava, ma poi si è ritirata, ha cancellato tutto. E hanno salvato in altri canali quello che ha fatto per sua dannazione, perché è lo stesso che è successo a Giuseppe Simone, che hanno salvato in un centinaio di canali quello che faceva. Eh, però non so come si chiama. No, c'ho dei lapsus. L'ho cercato, dovresti scrivermi ogni volta tutto quello che guardo. Erichetta, non so. Non mi ricordo come si chiamava. E poi, anche muovendoci fuori dal circolo dei mostri del tubo di André Dupré, un altro che anche gli hanno salvato del materiale e proprio per quello si è preso distinte denunce, che poi alla fine YouTube, dopo avergli chiuso tanti canali, perché sono dei soggetti che non hanno capito che esagerare con la volgarità ti porta solo col tempo ad andartene da YouTube, ma se fossero stati molto più moderati avrebbero fatto una carriera esplosiva. È stato John Doe 74. John Doe 74 ha fatto una carriera molto più esplosiva di quella di Gabriele May e di Giuseppe Simone e di Matteo Montesi messi insieme. John Doe 74 si metteva d'accordo anche con i suoi amici che facevano finta di bullizzarlo, ma esagerava perché faceva delle finte minacce. Anche c'era uno che si chiamava Gladiatore, che poi è venuto a mancare, che lavorava veramente come gladiatore, si allenava perché andava nel Colosseo a fare la comparsa per i turisti, poi faceva fisioculturismo e veramente era quella che era stata l'isola dei famosi. Aveva fatto abuso di sostanze, aveva fatto dei video a luci. No, 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 non credo questa. Non mi ricordo come si chiama, forse lo metterò nei commenti. C'aveva un diminutivo nel nome, ma non so se hai visto John Doe 74, che stava in una sedia a rotelle, che poi lo hanno sbugiardato andando a suonare con André Di Pre il citofono, e lui è sceso giù a rispondere. Quindi o era successo il miracolo, o non, o si prendeva l'assegno sociale di invalidità perché viveva con i genitori, con la madre, ma non lavorava e sempre si lamentava in YouTube. Lui era la vittima, ma una volta ha minacciato con un coltellaccio grande così. Non so, c'erano persone che facevano finta di bullizzarlo o lo bullizzano per davvero, perché poi in alcuni video si trovano tutti insieme. C'era Mani Marco, c'era tutta questa generazione di youtubers del trash all'italiana. C'era il gladiatore, c'era John Doe e c'era lui. E si chiama Sara Tommasi e si era messa per un periodo insieme a Di Pre. Ah sì, credo che era lei. Non so. No, non era.
non era lei, Diavoletta, non so come si chiamava questa che dico io. Gabriele Paolini. Ah, ma c'era una che giocava con dei peluche, che faceva delle canzoni infantili. Non era la compagna di Pre, era una che aveva iniziato facendo dei video per lei e gli amici, e cantava, faceva delle canzoni con animazioni con i cuoricini, poi cantava con i suoi pupazzi, e ha iniziato così la carriera, e la gente ha iniziato a prenderla in giro anche pesantemente. Poi lei ha avuto un botto di visualizzazioni, ha continuato, ma purtroppo non ha retto il confronto con i troll, i bulli che la bullizzavano, gli stalker. Paolini era il disturbatore televisivo. Ah, sì, sì, mi ricordo. Sì, sì, mi ricordo, nella Rai appariva quando seguivo il telegiornale soprattutto. Che poi è il bello, che c'è un'intervista di quel giornalista che lui disturbava a Gabriele Paolini, e gli spunta un altro e Gabriele Paolini si gira: ecco, ho il mio successore dietro di me, il mio erede. Qualcuno ha già preso il mio posto, ha detto. È bello, troppo forte quell'intervista a Gabriele Paolini, quando già Gabriele Paolini era Gabriele Paolini, che poi non so che gli è venuto in termini economici, credo nessuno, perché non ha avuto, credo, un canale di YouTube nel quale mettere tutti i suoi video, però è venuto un altro Gabriele Paolini, in un'intervista a Gabriele Paolini, cioè uno che lo imitava, non proprio. Troppo forte quell'intervista. Ma non mi ricordo come si chiamava questa youtuber che stava, cercala, in un video con dei pupazzi, poi cantava canzoni, aveva detto che l'avevano chiamata la Walt Disney per fare la doppiatrice di alcuni fumetti, per quello aveva cancellato tutto il suo repertorio vecchio, cosa che io non ho creduto. Io penso che abbia occultato o cancellato i video più scomodi suoi, ma non mi ricordo, poi non ho occasione di navigare. Allora sì, sono belli. Hai mai visto i video di Giuseppe Simone? Sì, sono bellissimi. 40% hanno votato in 5 5. No, non ci tengo proprio. 60%, 60%, quindi significa, non so come interpretarlo, su 5 voti. Emanuele 2313, ciao Sant'Enchan, mi saluti? Ciao Emanuele 2313, buon sabato e buon fine settimana. Teres TV, hello dearest friend, enjoy a great Saturday and a great weekend too. Ciao amici da tutto il mondo che mi salutano. Quindi John Doe 74, non so se lui o altri gli hanno salvato un mucchio di episodi. Voi cercate John Doe 74, e poi c'era Mani Marco, l'orco pigro, che lo prendevano in giro con delle videochiamate che registravano, ma il bello è che le salvava John Doe 74 le videochiamate. Micelle Commi, no, non mi ricordo, no, non è che mi ricordi tutti. Luigi De Gennaro ha detto ciao. Ciao Luigi De Gennaro, buon sabato, buon fine settimana.
perché non ammetti di vivere in... perché no? Io sono di Casalpalocco. Allora, ho tanti ricordi a Casalpalocco, sono di Casalpalocco, dai, su. Il giorno in cui potrò cambiare cellulare racconterò tutta la mia vita dall'inizio alla fine. Anzi, il giorno in cui potrò guadagnare da YouTube ogni mese per pagare tutte le mie spese. Se no, un po' di enigma ci vuole. Certo, io ogni tanto viaggio, dai, su. Perché me lo permettono i miei genitori. Teres TV, hello everyone, hello. Me lo permettono i miei genitori. Ma allora votate 6 voti. Ecco, credo che Giuseppe Simone lo conoscano abbastanza persone. Voi che pensate? Devo fare un altro sondaggio o no? Come va la cosa? 6 like. Ok, apri la televisione e vediamo se si vede in italiano. Ma no, ma sai che ci sono i diritti d'autore? Vabbè, lo faccio. Eh, che si deve fare per i fan? Vediamo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. E purtroppo ho dei problemi con la tele qua nella sala, qui c'ho la tele grande. Purtroppo ci sono dei problemi, non so, la devo sintonizzare. C'ho dei problemi con la tele, ma c'è dei problemi con la tele perché vedete lo schermo è nero, almeno questa. Non so se si è pure spenta. Ecco, intanto la metto a sintonizzare perché vediamo, perché poi mi serve guardare in questa tele. Però adesso vi faccio vedere perché il nostro amico dice fammi vedere la tele, fammi vedere la tele, ed io faccio vedere la tele, insomma. Devo fare vedere la tele, ma cose da pazzi. Speriamo che non ci siano diritti d'autore sull'immagine, su nulla. Però faccio vedere la tele. Oh, mi hanno richiesto delle cose strane. Speriamo che il tizio... Per questioni di privacy, di diritti d'autore, ecco, un programma della Rai. Vedete? Rai, Rai, no? Rai Italia. Rai Italia.
allora spero di essere stato molto chiaro al riguardo. Spero di essere stato molto chiaro, chiaro come l'acqua, non come il vino, vino bianco, vino tinto, vino stinto. Vediamo un po' in quest'altro televisore. Grazie delle vostre donazioni, anzi grazie a blood ganzi. Ah, meno male, funziona adesso, bisognava sintonizzarlo di nuovo. In modo non compatibile, non so, ci sono dei problemi, uno impazzisce. Allora, in questo televisore purtroppo funzionano canali sì, canali no. Scusate se mi sono assentato, ma allora ciao San Costantino Ru, ciao Costantino. Come stai Costantino Ru? Buon sabato, buon fine settimana, speriamo che il nostro Costantino Ru sia ancora in linea. Vabbè che l'ultima volta che l'ho visto non era grasso. Ma Costantino Ru, quando è che farai delle live di nuovo? Erano belle le tue live, di sicuro meno monotone delle mie. Eh, Costantino Ru, ciao, buon sabato, buon fine settimana. Allora, Gun Blood Scissor era Michele Comi che teneva in mano un orsacchiotto in mano. Michele Comi, mi sembra. Poi con Di Pre ci stava insieme pure la diva del tubo. Ah, forse era la diva del tubo, guarda, la diva del tubo che l'avevano bullizzato, che lei. Allora, Franco Pescatore, Forza Milan, ha detto ciao. Ciao Franco Pescatore, sono nuovo. Forza, forza Milan, forza il calcio. Io non lo seguo molto, ma vabbè, ho fatto dei video sul calcio. Cerca nel mio canale, caro Franco Pescatore, e troverai dei video sul calcio, sui mondiali di calcio, se ti appassiona il calcio. E poi, se poi iscriviti al mio canale e fai delle donazioni qua nella chat, compra super chat, sticker, regala un abbonamento qua nella chat. Puoi trovare un icono a forma di faccina per gli emoji e poi accanto puoi trovare il simbolo del dollaro, e con quel simbolo del dollaro compri abbonamenti, regali abbonamenti, compri super chat e sticker. E sotto i miei video, anche questo quando già non sarà più una live, compri super grazie. Io a chi compra super grazie e abbonamenti dedico dei video, soprattutto dei video a richiesta, perché succede che di molti argomenti che ho trattato nel passato YouTube li demonetizza o addirittura li cancella. Quindi quando cancella un video io lo caricherò in altri siti, perché a volte ci sono degli argomenti sensibili dei quali non si deve trattare. Già c'è il 40% di batteria, 7 voti. Hai mai visto i video di Giuseppe Simone? Allora sì, sono bellissimi, 29%. La stragrande maggioranza invece dice no, non ci tengo proprio, 71%. E il nostro Giuseppe Simone è caduto un po' in disgrazia. Ma se l'è cercato lui. Allora, caro Costantino Ru, grazie di essere intervenuto. Buon sabato, buon fine settimana. Peccato che io i commenti li ho letti un po' in ritardo.
allora sono intervenute molte persone dall'Italia in questa live, per quello ho parlato tutto il tempo in italiano, perché altrimenti o devo parlare in inglese o devo parlare in spagnolo. Purtroppo non so parlare altri idiomi. L'inglese peraltro lo parlo anche maluccio, poi l'esperanto, ma certo per fortuna nessuno entra a parlare in esperanto perché lo parlo così così. Ma il mio pubblico, se non mi segue in italiano, mette sottotitoli in inglese o in spagnolo. Appena arrivo al 35-30% dovrò interrompere la live. Mi fa piacere che ogni tanto entrano 20-30 persone. Volevo non farla questa live oggi e poi ho detto no, ma sai che c'è, la faccio. Riduco un po' il brillo dello schermo per risparmiare batteria. Allora, Franco Pescatore, ciao, sono nuovo. Due sondaggi, nel primo hanno partecipato 20 persone o 30 e adesso in questo Gun Blood Scissor, ti consiglio questo cellulare, grazie amico. Ulefone Armor 24 rugged smartphone Android 14, 22.000 di miliamperio, 24 gigabyte, 256 di rom, 2 terabyte. Ah beh, bella la versione da 2 terabyte, perché con il mio Motorola Moto e7 Power c'ho appena 32 gigabyte, non 2 terabyte. Luce da campeggio, 64 megapixel, visione notturna, telefono indistruttibile, 6,78 HD plus, che è troppo forte. È bello, chissà quanto filma la camera principale, 2 o 4K, 8. È indistruttibile. Però sai che c'è un inconveniente in questo cellulare Gun Blood Scissors, che pesa gli ulafone pesano dai 400 agli 800 grammi. Non so se il selfie stick come che si trasforma in palo, in tripode da tavolo, se lo può sostenere. 289 euro. Anche quello è molto pesante come prezzo, però pesano. Questo Motorola Moto e7 Power pesa dai 180 ai 200 grammi, quello peserà come minimo 400-600 grammi. Allora, comunque grazie per l'idea, ci devo fare un pensiero. Già così sono arrivato ai $100 grazie al tuo aiuto. Federico Bargiacchi, notizie da Igor Shadi. E mi sembra che è passato prima, non so se è Igor o Ivan, che è passato come ciao Federico Bargiacchi, buon sabato, buon fine settimana. Ma ha fatto una donna, no, è stato Gun Blood Scissor, 650 grammi. Ah, e beh, pesante per metterlo in un palo selfie. Paul 007, buonasera maestro. Buonasera Paul
007 buonasera, buonasera. Beh, buon sabato, buon fine settimana. Il tizio, caro Federico Bargiacchi, non so se il tizio sia Igor Shadi, per oggi non mi ha fatto nessuna donazione. Hai notizie, Federico Bargiacchi, della nostra amica Psycho? Perché lei non mi ha bloccato su Telegram, però non mi ha mai risposto e io gli ho mandato giusto qualche mio video, giusto. E non so, che ne pensi? Federico Bargiacchi, hai notizie di Saicio? E poi Federico Bargiacchi mi hanno bloccato nel gruppo i sogni non so filosofici, non posso pubblicare né i link né tantomeno mettere i miei famosi meme. Gun Scissor, lo tiri in testa a Giuseppe Simone e torna normale. Ah, vabbè, ma chissà se ritornerà su YouTube, se gli hanno chiuso il canale, chissà da quanto tempo gli hanno chiuso il canale. Giuseppe Simone 1, qualcosa del genere. Federica Bargiacchi, scrivi un messaggio a Saicio, ti risponderà. Ah, va bene, perché io gli ho scritto molti messaggi e non li ha mai letto. Nome e cognome, io leggo così. Oi amore, nome e cognome, buon sabato, buon fine settimana, e se vuoi collabora nella chat con una super chat, uno sticker, compra abbonamento, regala abbonamento, compra super grazie sotto i miei video, ti dedicherò dei video. Allora 10 hanno votato questo nuovo sondaggio, perché prima ne ho fatto un altro. Partecipate gaudenti ai miei sondaggi. Ha mai visto i video di Giuseppe Simone? Su 10, ecco, adesso mi è più facile fare le proporzioni. Sì, sono bellissimi, 30%. No, non ci tengo proprio, 70%. Quindi 7 persone su 10 non vogliono vedere i video di Giuseppe Simone. Mi è arrivata una notificazione. Potrei avere dei messaggi, ma vabbè. Paul 007, pareri su ultima ora canale Telegram. Bravo Paul 007, condividi su Telegram quante volte puoi questa live affinché qualcuno entri anche da Telegram. Federico Bargiacchi, chissà Circello come sta. Il nostro carissimo amato Circello, ti ricordi quella live che è durata appena 18 minuti? Grazie al sottoscritto. Ma poi mi hanno detto che doveva andare a vedere Sanremo ed è stato un pretesto. Grazie al sottoscritto la live è durata solo 18 minuti, che di solito le faceva di 5 e 8 ore più larghe. Addirittura il re degli hangout le faceva di Matteo Montesi. Grand Blood Scissors, lui stesso li ha fatti chiudere tutti perché apriva le live e faceva vedere cose sporche dall'altro cellulare. E mannaggia. Allora tutte le notizie che poi sono circolate e che lui non ha potuto controllare perché in pratica le ripubblicavano altrove, le aveva pubblicato lui stesse. Che sciocco.
nome e cognome. Com'è il tempo a Gaza? Che mostruosità che sta succedendo lì? Speriamo che adesso YouTube non mi demonetizzi questo passaggio di video, perché è così purtroppo. Almeno so che a un'ora e 45 abbiamo toccato questo tema, però ecco, l'opinione pubblica non fa nulla. Vabbè, siamo nel 2025. Fumando cajando. Ciao fumando cajando. Buon sabato, buon fine settimana. Grazie di partecipare. Partecipano sempre più persone. Ma voi avete visto i video di Giuseppe Simone? Adesso si possono trovare perché già da anni li hanno salvato in altri canali, che o forse lui controlla o forse non controlla lui, perché ne aveva molti e li ha chiuso tutti e sono rimasti questi con 10 12 100 iscritti e qualche video suo salvato. Se è così è rimasto fregato, perché vuol dire che lui non potrà mai cancellare dei video che lo possono compromettere. Fumando cajando. Ma sei di Firenze? Da parte di qualche bisavolo? No, a parte scherzi, è che YouTube certe paroline non solo le censura ma ti demonetizza il video e io non ci tengo. Allora, Gunblood Scissor diceva che ci voleva troppo tempo per chiudere tutti e cinque i canali, e allora per fare prima ha fatto vedere cose sunce e YouTube ha chiuso tutto uno a uno. No, ma ci sono dei canali, io ieri ho cercato, ieri sera, ci sono dei canali di Giuseppe Simone, ma hanno il sospetto che glieli hanno aperti a sua insaputa o senza che lui abbia nulla a che fare, perché c'hanno dai 10 ai 100 iscritti e 1 2 5 video. Nome e cognome. Stasera vai a ballare? No, non sono mai andato a ballare. Federico Bargiacchi. Notizie dell'arte teatrale Elettra? No, no, nessuna notizia. Fumando cajando. A 5 canali Giuseppe Simone. Ah sì, però quelli che trovo io non hanno un gran numero di iscritti, addirittura senza video e con 2 o 3 iscritti, quindi con la sua foto. Quindi evidentemente c'è anche un archivio simoniano che non so chi ha aperto, ma lui in un video ringraziava di avergli aperto un archivio simoniano, e adesso forse non lo ringrazierà se lui ha voluto togliere tutti i suoi video perché aveva dei problemi, lo bullizzavano eccetera. Gun Blood Scissor, sì, sono fake. Qualcuno ha salvato i suoi video più polemici e adesso lui si metterà le mani nelle sue calvizie, perché in pratica possono continuare a citarlo in giudizio per i video osceni che ha fatto, e sono quelli che hanno salvato. Paradossalmente chi fa dei canali fake e salva dei video di altri non va in giudizio, ma va in giudizio di nuovo magari Matteo Montesi, perché lui non può provare di non aver aperto quei canali. Invece se apre un canale suo va in giudizio, se caricano dei video suoi polemici che possono continuare a compromettere le stesse persone che ha chiamato, che l'hanno chiamato in giudizio, gli possono di nuovo fare un'altra causa per aver ricaricato certo materiale. Quindi alla fine ai ai ai, bisogna pensare a quello che si pubblica, perché se non pubblichi nulla di cattivo
già c'ho il 37% della batteria. Questo messaggio è in attesa di revisione. Non riesco a leggere il messaggio. YouTube ha messo, voglio leggere il messaggio in attesa di revisione, non so chi l'ha messo, ma non riesco a leggere il messaggio. Quindi scusate se non leggo per vedere se pubblicarlo o no un messaggio in attesa di revisione, ma proprio YouTube è intervenuta a spada tratta e non mi fa leggere un messaggio. Costantino Ru, se ci sei, grazie di essere intervenuto. Gunblood Scissor, Giuseppe Simone si incavolava anche perché un fan non si ricordava il nome della sua farmacia. E il mio mi sa, dice Gunblood Scissor. Ah, ma che, come, era proprietario di una farmacia Giuseppe Simone? Adesso qua non ho la possibilità di lasciare la live in sospeso, perché ci avrei un'urgenza fisiologica, ma Paul 007, allora nessuno, a nessuno piace. 50 minuti fa ho fatto questo sondaggio, interrompo il sondaggio. Allora, hai mai visto i video di Giuseppe Simone? Hanno votato in 10. No, non ci tengo proprio. 69%, 70, dai. Sì, sono bellissimi, 30%. Quindi in 7 su 10 non ci tengono a vedere i video di Giuseppe Simone. Allora, hai visto i video del trash eh, di YouTube Italia? Sì, ed è molto divertenti. No, non ci tengo proprio. Ecco, ho avviato un nuovo sondaggio. Adesso però ho un'urgenza fisiologica e non voglio interrompere la live. Allora che faccio? Beh, porto il cellulare con me, porto il cellulare con me. Porto il cellulare con me, così
faccio tutto online. E divento anch'io il re del trash, però non ce la facevo più. Ho bevuto tanta acqua. A merenda col mate. Allora scusate che adesso torno tra tutte e tutti voi. Torno tra tutte e tutti voi, però ho dovuto prendermi questa pausa. Purtroppo viene qualche cosa di strano, lo so, inopportuno, ma è venuto così in questa live. Sono dovuto venire al bagno. Che si fa la 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 li la la li la. Scusatemi se siamo quasi a 2 ore che trasmetto, il 35%, e io mollo non demordo, mordo non demordo. Mordo e non demordo. Ormai siamo al delirio, siamo alla pura follia. Allora Gunblood Scissors era il suo fan che non si ricordava il nome della sua farmacia dove andava a prendere le medicine, e allora Giuseppe Simone si era arrabbiato e l'ha bloccato. Ma vabbè, ma perché si doveva ricordare dove prendeva le medicine? Perché voleva che il suo fan gliele pagasse? Non so, cioè anch'io prendo delle medicine, non so lui che medicine prendesse. eh, ehi, non so lui che medicine prendesse, ma si è arrabbiato. E vabbè, ma non so, Giuseppe Simone era particolare, è particolare. Io non vedo l'ora che ritorni, ma avendo appreso dai suoi errori del passato, perché c'è un video nel quale Giuseppe Simone denunciava degli abusi sofferti da bambino nella casa della nonna. Lo hanno salvato in un canale, perché non credo che sia il suo canale, a meno che non si è messo a aprire canali con altri nomi. E veramente allora ha votato uno. Ha mai visto i video del trash di YouTube Italia? No, non ci tengo proprio. Ecco qua. Quello che ha abusato è un cugino che si chiama, ah beh,
parenti serpenti, capito? È proprio vero. Kendai Ita, ciao ciao Kendai Ita, buon sabato, buon fine settimana. Se poi partecipa nella chat con un super grazie, uno sticker, mi aiuterai a comprarmi un nuovo cellulare. Poi per chi si abbona o compra un super grazie, minimo 99 centesimi, io gli dedico un video, lo saluto nei miei video, oppure faccio video a richiesta, perché ci sono certi temi che YouTube non li paga proprio, o addirittura non solo ti demonetizza il video, ma te lo può rimuovere o mettere solo per adulti, anche se non dici paroline. E allora per avere dei video, io nel passato li ho fatti su conflitti, su malattie, e YouTube li ha tutti demonetizzato, non perché YouTube ci abbia interessi nel farlo, ma perché gli sponsor dai quali prende soldi YouTube non vogliono che certo genere di contenuto triste eccetera, vogliono che la gente sia allegre, si tratti di temi spensierati, di temi che divertano per rifilare la pubblicità. Quindi se uno parla di cellulari, magari ti danno lavoro le case costruttrici di cellulari. Se uno invece dice delle cose che è difficile piazzarci la pubblicità, YouTube allora non ti paga molto o non ti paga nulla, quella è la verità. E quindi se voi volete degli argomenti particolari di politica, economia, geopolitica, dei conflitti nel mondo, di questo che sta succedendo tra Pakistan e India, ho fatto molti video che YouTube ha demonetizzato sul conflitto dovuto all'invasione russa dell'Ucraina, sui presidenti d'America, e quindi non li faccio più, non li faccio più, tratto di cose amene quando vado a fare la spesa, passeggio per la città, perché altrimenti YouTube demonetizza. Per esempio adesso non riuscivo più a trattenermi perché ho preso tanti mate e sono andato al bagno. Adesso se so che c'è una demonetizzazione dovrò magari vedere di cancellare quella che non mi sono filmato, però si sentiva lo splin splin splin. Gun Blashissor, con 20 € è come se ho fatto un abbonamento minimo da 1 € al mese per 20 mesi, mi sa. È vero, infatti io ti saluto sempre, Gun Blashissor. Grazie mille. Poi se potete condividere questa live ovunque, dovunque e comunque, come dice un mio amico che non nomino, perché io metto l'hashtag suo in tutti i miei video e lui non ha voluto contraccambiare la gentilezza, che mi diceva condividi i miei video ovunque, dovunque, comunque, e lui lo ha fatto mai? No, io gli ho detto ma tu nel tuo canale principale non metti nei tuoi video in descrizione o da qualche parte l'hashtag Santen Chan, e lui mi ha detto ma no, sai, forse neanche nel canale secondario. Allora perché lo devo fare io? Prima o poi rimuoverò l'hashtag suo, perché lui non ha fatto lo stesso. A proposito, se volete aumentare le visualizzazioni dei vostri video, lo dico adesso che ci sono solo 2 persone connesse, mettete hashtag Santenchan nella descrizione dei vostri video. Beh, adesso c'ho 2 persone connesse, sono 2 ore e 4 minuti e mezzo che sto trasmettendo. Se le cose continuano così, mi sa che dovrò, se siete in pochi dovrò tagliare questa live. D'altra parte sto arrivando ad avere 34% di batteria, chissà quando arriverò al 20%. Volevo non farla oggi una live, ma poi ho detto no, la gente mi segue, la gente vuole sapere delle novità, la gente vuole partecipare, la gente vuole condividere le sue opinioni con me. Io sono contento di condividere
le mie opinioni con gli altri. Ho avuto 2 voti nell'ultimo sondaggio. Ho avuto già questo, non so se è il terzo sondaggio o il secondo, che la gente vota, la gente vota. Allora, come vi trovate? Hablan español? Compartan sus ideas acá abajo que les contesto. Feliz sábado y feliz fin de semana. La batteria di quel telefono che ti ho fatto vedere dura 54 giorni in stand by, è fortissimo. Pensa che io con il Motorola Moto E7 Power rischio di fare le 5 del mattino perché ha 5000 microampere. Con la batteria di quel cellulare potrei fare sì le 5 del mattino, ma di una settimana dopo. Allora, in quanti che mi seguono adesso? 50, 4 persone, e sono le 16:30. 16:30. Gun Blood Scissors. 5 persone, sì, 5 persone, adesso sono aumentate a 11. Ciao a tutti, ciao. Come state? Ditemi che fate di bello questo sabato, che fate di bello questo fine settimana. Partecipate a questo video, dite che fate di bello a questa live. Mi metto così per far vedere la riga che ho dei capelli, la riga dei capelli che non si vede tanto bene. Poi sono un po' chinato, devo invece alzare il cellulare. Ecco, tratto di non tagliarmi fuori campo. Emanuele 2313, ciao Sant'Enchan, mi saluti? Ciao Emanuele, buon sabato, buon fine settimana. Gun Blood Scissors. Io ora vado in galleria a prendere una piadina e poi vado a prendere i croccantini per i gatti siberiani. Ah, bene, bene, se fa caldo ai gatti siberiani comprargli anche dei ghiaccioli. In galleria. Quindi dove vivi? A Bologna, Firenze, che hanno dei palazzi con gallerie? Anche a Brescia ci sono dei palazzi con gallerie. Regina, ciao, sono Lucia. Ciao Lucia, sei ritornata? E così è la vita, che bello. C'è chi va e c'è chi viene, e soprattutto
come in questa chat c'è chi ritorna, e a tutti quelli che ritornano e non l'hanno fatto, votate, già ci sono 3 voti. Ha mai visto i video del trash di YouTube? Italia hanno votato in 3, sì, ed erano molto divertenti, 33%. No, non ci tengo proprio, 67. Qualcosa mi fa credere che solo a una persona su 3 risultavano divertenti i video del trash all'italiana. Non so se questo è il secondo o il terzo sondaggio che gelateria. Io sono di Magenta, Milano. Bella Milano, infatti sospettavo che doveva essere una città del nord Italia, perché anche in Frankfurt e in Munich, soprattutto Munich, hanno gallerie gli edifici, perché la pioggia, il vento, la grandine, allora la gente si va a proteggere. Poi è bella la galleria, ci sono certe gallerie in Munich, nelle piazze di Munich antiche, che hanno delle volte molto alte, molto più alte di quella che è alta ogni arco della galleria esterno, quindi ti protegge dal vento. Magenta sono 25.000 abitanti. Ah, bellissimo Gunblood Scissors, mi piacciono i paesini, quindi sta fuori Milano. Gallerà, vai alla gelateria, sì sì, è bellissima, è bellissimo vivere in questi paesini, paesini, cittadine. Bene bene, io sapevo che le gallerie stanno a Bologna, Milano, Torino, proprio io credo che sia per esigenze climatiche che mettono anche negli edifici nuovi, nei condomini nuovi gli fanno la galleria. Certo, non hanno tutta la bellezza le gallerie negli edifici nuovi di quelli delle gallerie negli edifici storici. Che fortuna che hai di vivere in un paesino vicino a Milano. Milano è bellissima. Gun Blood Scissors, la galleria si chiama Arva di Gelato o Aria. Ah, Aria di Gelato, per caso c'è una gelateria o si chiama aria di gelato nel senso aria gelata? Perché è una cosa molto interessante, no? Aria gelata o aria di gelato, cioè si sente odore a gelato in quella galleria o rimani gelato perché fa freddo d'inverno? Perché è un nome singolare. Gunblood Scissors è una galleria dove fanno il gelato. Ah, ecco perché allora la gelateria per caso si chiama aria di gelato, perché con la i greca sembra proprio un nome di una gelateria. Mi ricordo che a Brescia, non so come si chiamasse la galleria, ma in un edificio c'era una pasticceria che era la più importante del centro di Brescia. E io non so, che ho capito che non ho capito che è il ritocco on quando fai le live, che è che ritoccano. Boh. Allora sì sì, è proprio il nome giusto, aria di gelato in via Garibaldi. Ah, mi era venuto in mente via Garibaldi e lui se ne andò dicendo obbedisco.
quella famosa frase passata alla storia, obbedisco, che magari non ha mai detto, non lo so. Ma è interessante che dopo anni, dopo la spedizione dei 1000, lo abbiano messo in una banconota da 1000 lire a Garibaldi. Loro hanno fatto apposta o no? Perché mi ricordo, o era Verdi, Giuseppe Verdi, non so chi di voi si ricorda com'era la lira. Credo che era Giuseppe Verdi, ma non so se era Giuseppe Verdi o Garibaldi che stavano nella banco, almeno in una banconota vecchia, poi quella degli anni 80 sarà stato Giuseppe Verdi. Un abbraccio San, un abbraccio, saluti alla tua mascotta, alle tue mascotte. Buon sabato, buon fine settimana e grazie, grazie, grazie della tua generosità. So che il prossimo mese potrò andare a tirare i $100. Speriamo che mi paghino più di $100, anche se adesso si ritengono le tasse nordamericane del 30%. Non so perché YouTube nel 2017 non lo faceva. Allora vediamo se è il caso di tagliare questa live. Sto altri 11 minuti. Sto altri 11 minuti perché poi guardo un po' di tele per riposarmi. Dovrei leggere, di leggere tanto. Regina, ciao, sono Lucia. Ciao Lucia. Ciao Lucia, buon sabato, buon fine settimana. Gun Blood Scissors, $100 alla grande. L'anno scorso non mi hanno, pardon, l'anno scorso non mi hanno pagato, mi hanno pagato nel 2017 $150, nel 2021 pensa dopo quanti anni, perché nel 2018 il 20 febbraio mi hanno tolto la monetizzazione per le nuove regole della monetizzazione, 4000 ore di visualizzazione, 1000 iscritti. Li ho raggiunti nel 2020, 4000 ore, 1000 iscritti. Nel 2021 mi hanno pagato $98, dovevano essere di più, però hanno iniziato a tassare in Nord America. Nel 2022 $98, nel 2023 $98, nel 2024 non mi hanno pagato nulla perché avevo raggiunto solo meno di $80, e nel 2025 grazie a te Grand Blood Scissors gli $80 si sono trasformati in 100 o forse di più, chissà, spero, te lo faccio sapere. Ecco qua, allora sono contento, molti guardano le mie live dagli smart tv, per quello non partecipano. Adesso ci sono 7 persone, hanno votato in 3, ancora non ci sono voti nuovi. Hai mai visto i video del trash di YouTube Italia? Sì, ed erano molto divertenti, 33%. No, non ci tengo proprio, 67%. Fra poco tagliamo. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Oggi prevalentemente ho parlato in italiano perché, a parte Teres TV, hello, non hanno partecipato parlando in altri idiomi. 8 minuti e poi taglio. E poi taglio. Devo caricare uno short sul mio canale secondario, ma ho dato la priorità a questa live. Forse lo short nel mio canale secondario arriva dopo. Arriva dopo il mio short nel mio canale secondario, e adesso ho fatto 2 ore di 2 ore e 20 di live, mamma mia, e 3 sondaggi in una live di 2 ore.
scusate se è poco, ma veramente i miei cani abbaiano, fanno bau bau, quindi devo guardare. Però adesso fra 8 minuti o meno spengo. Vi dirò, vi confido, sebbene a me piace stare in live, ultimamente ne ho fatte tante, in una settimana sola ne avrò fatte 5, ma adesso non vedo l'ora di smettere perché così è una questione che sto stressato. Devo fare 2 ore e mezza di live, non le ho fatte quasi mai, è molto tempo che non faccio una live così larga. 6 minuti e taglio, anche perché c'ho il 30% di batteria nel cellulare. Dovrò. Angelo Di Paola, forza Avellino, viva il calcio. Angela Di Paola, buon sabato, buon fine settimana. Se poi contribuisci a supportare il canale partecipando con una super chat, uno sticker, abbonati al mio canale, regala un abbonamento oppure compra un super grazie sotto i miei video. Io a chi compra un super grazie minimo 99 centesimi dedicherò un video a richiesta, su un argomento a richiesta, perché certi argomenti YouTube non li monetizza. E se ti interessa tanto il calcio, cerca nel mio canale con la lente di ingrandimento, se la trovi, calcio, mondiali di calcio, sport, perché vedrai che troverai tante cose. Vedrai che troverai tante cose. Vedrai che troverai tante cose sul calcio nel mio canale, caro Angelo Di Paola. Troverai tantissime cose e spero che ti interessino. Prima un 50% del mio pubblico, circa su 20 persone, 26 hanno risposto che erano di Casalpalocco, le altre no, quindi 13 e 13 magari. Adesso quanti di voi siete di Casalpalocco? Adesso da 5 siete passati a 2. Già mi fa capire che insomma stare in live 2 ore e 23. Vediamo quanto manca. 56, 56 facciamo fino alle 17. Siete mai stati a Brescia? Faccio delle domande a caso. Oggi abbiamo parlato dei mostri del tubo, abbiamo parlato di Giuseppe Simone. Io vorrei fare dei video sui conflitti che ci sono nel mondo, sulle malattie, su queste, però YouTube me li demonetizza. Se voi volete che io parli di qualcosa in specifico, mi raccomando, posso fare video solo per abbonati, video per chi compra super grazie. Fate la vostra donazione qua in chat, una super chat, uno sticker, e io parlerò di video personalizzati, cioè su argomenti a richiesta, e così in questo modo posso anche non richiedere la monetizzazione del video e non metto in difficoltà YouTube di fronte agli sponsor, e quindi ho più libertà di trattare argomenti che altrimenti YouTube demonetizza e io non trovo il senso di farli. Quindi se vi abbonate, ho comprato un super grazie, ho regalato un abbonamento minimo 99 centesimi, poi mi richiedete di che tema volete che io parli nel commento, e io in base anche a quanto donate tratterò del tema. Ci ho avuto 8 like in questa live del sabato, che non è male, non è male, perché il solito non faccio tanta visual.
però poi vi farò sapere. Non ho la possibilità di vedere le statistiche, quante persone hanno partecipato al video, però ci ho avuto dei picchi di 70 spettatori. Massimo Fasiello, ciao Massimo Fasiello, buon sabato, buon fine settimana. Se poi supporta il mio canale con super chat, sticker, regala un abbonamento, comprati un abbonamento, compra un super grazie, minimo 99 centesimi di dollaro. E se fai qualche donazione, io potrò fare un video a richiesta di quelli che YouTube non monetizza, o addirittura mette vietato ai minori di 18 anni, non perché uno dica cose scurrili, ma perché diciamo i temi non sono monetizzabili. Ho fatto uno shortino. Massimo Faisello, grazie, mi iscrivo e lascio like. Grazie Massimo Faisello, sei di Casalpalocco, scrivilo qua nella chat. Buon pomeriggio a tutti. Gaiait, buon pomeriggio e buon sabato, buon fine settimana, carissimo Gaiait. Se poi anche tu fai una donazione, te ne sarei molto grato. Faccio video a richiesta. A chi fa delle donazioni dedico un video sull'argomento che richiede. Adesso però vi dovrò lasciare, vi devo lasciare. Mi spiace che giusto sul più bello, ma ho il 29% della batteria. E abbonati al mio canale. Abbonati al mio canale. C'è un super grazie. Mi chiamo Sant'Enchan Galite o Gaiite. E tu come ti chiami? Adesso mi spiace, ma vi devo lasciare. Siete in tre. Ho trasmesso 2 ore con 28 minuti. Vediamo un po', perché c'ho il cellulare scarico, non vorrei avere dei problemi. Hanno votato in 5. Ha mai visto i video del trash di YouTube Italia? Sì, ed erano molto divertenti. 20%. No, non ci tengo proprio. 80%. Allora mi raccomando, adesso siete in 2 in linea, fate i bravi. Mi chiamo Gaia. Ah, Gaia YouTube, piacere Gaia, sei di Casalpalocco, scrivilo in chat. Io ormai devo tagliare, volevo arrivare a 2 ore e 30 minuti, però c'ho il cellulare scarichissimo. È stato cancellato un messaggio in attesa di revisione. Sono etero, Gaia, sono etero. Non posso mostrare il messaggio, ma il messaggio è stato rimosso. Comunque ti rispondo, sono etero, Gaia, sono etero. Non che abbia qualcosa contro chi ha una distinta orientazione. E tu sei etero, Gaia, o no? Io, tu quanti anni hai? Io sono del 26 gennaio 1969. Avevo detto che tagliavo, ma la tentazione di andare oltre è forte. Vabbè, allora
non mi voglio fumare in pipa il cellulare. Ah, Gaia, io ho Bisez, 25 anni, io ne ho 56. E se puoi, supporta il mio canale comprando super chat, sticker, abbonandoti, comprando super grazie, regalando abbonamento, minimo 99 centesimi di dollaro. E ti ricordo che tratto degli argomenti che mi propongono chi compra super grazie e abbonamenti, però perché questo? Perché molti argomenti che mi richiedono non sono monetizzabili da YouTube e a volte li devo mettere per idonei a maggiori di 18 anni. Quanto costa? Minimo 99 centesimi di dollaro. Massimo Faisello, io sto uscendo dalla live, sei super educato, una brava persona, buon pomeriggio. Grazie Massimo, buon sabato pomeriggio, buon fine settimana. Posso pagare con PayPal? Sì, con quello che vuoi, l'importante è che fai clic lì con in super grazie in abbonamento. Guarda, se tu mi vuoi regalare 12 euro, fai prima a comprare un super grazie, perché l'abbonamento lo devi pagare 1 euro ogni mese, oppure puoi partecipare qua della super chat o sticker, però io adesso sto per tagliare, quindi compra un super grazie o abbonati. Massimo Faisello, prego, io adesso devo tagliare 28% di batteria. Finisco il sondaggio, lo pubblico. Ah, grazie. Gaia YouTube, vorrei fare l'abbonamento annuale. Allora va bene per l'abbonamento annuale, magari dai 2-4 euro al mese. Non voglio che sia troppo impegnativo, ma poi fai di più e c'è un'asticella che appare, puoi scegliere il prezzo dell'abbonamento. Se mi dici come fare, per favore, troverai sotto i miei video abbonamento, oppure qua in chat, però informati, cerca sul web. Adesso devo tagliare perché mi si sta scaricando il cellulare, ma troverai dei tutorial di come abbonarsi. C'ho il 28% di batteria, devo lasciarvi. Ciao. Trova come abbonarsi a un canale di YouTube, cercalo. Ciao, grazie a tutti, buon fine settimana. Ciao Gaia YouTube, ciao, buon fine settimana a tutti dal vostro Santen Chan. Ciao.